Il 70% degli italiani è carente di vitamina D, anche d'estate, e non è colpa tua. Esiste un esperimento silenzioso che stai vivendo ogni giorno, senza averlo mai firmato. Non è una teoria del complotto, è una realtà documentata. Riguarda il sole, il tuo corpo e un ambiente che ha smesso di sostenerti da tempo. E il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il 70% degli italiani è carente di vitamina D, anche d'estate, sotto il sole. In questo video non ti racconto la solita storia sulla vitamina D. Ti mostro invece il quadro completo che quasi nessuno collega in modo chiaro. Perché sei carente nonostante viviamo in uno dei paesi più soleggiati d'Europa? Quale ruolo gioca davvero l'inquinamento atmosferico e le alterazioni della radiazione solare? E come costruire un sistema biologico intelligente per riprenderti ciò che ti appartiene di diritto. Ti parlerò di disconnessione ambientale, di stress ossidativo sulla pelle e di come vitamina D, vitamina C, magnesio e K2 lavorino insieme come un'unica squadra. Alla fine del video avrai una mappa concreta per passare da subire l'ambiente a comandare il tuo corpo. Questo si chiama sovranità biologica. Qui parliamo di benessere reale e consapevolezza senza dogmi. Se sei pronto, iniziamo. La disconnessione sistemica. Partiamo dai numeri, perché sono spietati. Uno studio pubblicato su Nutrients nell'ottobre 2025 ha analizzato più di 1300 adulti italiani. Risultato? La donna italiana media assume solo 198 UI di vitamina D al giorno dalla dieta. L'uomo arriva a 246 UI. Il fabbisogno minimo raccomandato parte da 600 a 800 UI solo dall'alimentazione. Quindi siamo intorno al 30% del necessario. Ma il dato più preoccupante è quello sierico. Tra il 70 e l'80% degli adulti italiani ha livelli di vitamina D nel sangue sotto la soglia della sufficienza. E questo non è casuale. Infatti la nostra alimentazione moderna è impoverita. Cibi raffinati, suoli agricoli esausti e pochissimi alimenti naturalmente ricchi di vitamina D. Ora fermati un secondo e chiediti: ma com'è possibile? Viviamo in un paese che va dal lago di Como alle spiagge di Lampedusa. Abbiamo oltre 2400 ore di sole all'anno al sud. Eppure la maggioranza di noi è carente di un ormone che il corpo produce gratuitamente con la luce solare. La risposta non è che la natura ha sbagliato. La risposta è che l'ambiente che abbiamo costruito intorno a noi è cambiato troppo velocemente. Ci sono 3 meccanismi principali, tutti documentati. Primo, la protezione solare totale. Uno schermo SPF 50 può ridurre la sintesi cutanea di vitamina D fino al 92-95%. Protegge dall'ustione, sì, ma spegne quasi completamente la fabbrica che produce il tuo ormone solare. Secondo, la vita al chiuso. Passiamo la maggior parte del tempo in uffici, macchine, scuole, con vetri che filtrano quasi tutti i raggi UVB. Terzo, e forse il più sottovalutato, l'inquinamento atmosferico. Il particolato fine, PM2.5, agisce come un filtro invisibile fra te e il Sole. Abbiamo un'atmosfera sempre meno naturale che, tra inquinamento cronico e progetti di gestione della radiazione solare discussi a livello internazionale, non assomiglia più a quella in cui si è evoluto il nostro corpo.
3 meccanismi reali, 3 fattori documentati, nessuna speculazione. Solo biologia che si scontra con un mondo diventato troppo artificiale. Ma attenzione, questo non è un vicolo cieco, non è una condanna definitiva. È un problema che possiamo affrontare con intelligenza. Stress ossidativo e pelle. L'inquinamento non è solo un problema per i polmoni, è un problema anche per la tua pelle. Le particelle PM2.5 penetrano negli strati superficiali dell'epidermide, generando radicali liberi e creano uno stato infiammatorio cronico a livello cutaneo. Una meta-analisi europea pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism nel maggio 2025 ha misurato questo effetto su popolazioni in Italia, Germania e Olanda. L'esposizione cronica al particolato riduce sia la sintesi cutanea di vitamina D che la sua biodisponibilità metabolica. Gli effetti si osservano anche ai livelli di inquinamento considerati nella norma per gli standard europei. Ma c'è un secondo livello che la ricerca sta iniziando a esplorare in modo più sistematico. La comunità scientifica internazionale discute apertamente da anni di Solar Radiation Management, cioè la gestione della radiazione solare. Sono progetti reali, con finanziamenti reali, discussi all'IPCC, da Harvard e dall'MIT. Non è fantascienza e non è speculazione. Che si tratti di smog urbano documentato o di scenari di gestione solare discussi a livello istituzionale, produce lo stesso effetto sul tuo sistema di sintesi della vitamina D. Meno UVB raggiungono la nostra pelle in modo naturale e il corpo non distingue la causa, risponde alla conseguenza. I cheratinociti, le cellule che producono la previtamina D3, lavorano in condizioni più difficili. Risultato? Anche con la stessa esposizione produci meno vitamina D rispetto a un ambiente naturale non alterato. È come avere una fabbrica che lavora con le luci mezze spente e gli operai sotto stress costante. Questo è il motivo per cui serve un approccio sistemico e non solo prendi più sole. Il sistema biologico e l'alimentazione. Per questo serve un sistema intelligente che unisca sole, alimentazione e integrazione mirata. Primo, la vitamina C. Non è solo per il raffreddore. In questo contesto è il tuo scudo antiossidante cutaneo. Neutralizza i radicali liberi generati dall'inquinamento, protegge i cheratinociti e aiuta la sintesi di vitamina D all'interno. È il sistema di raffreddamento della tua fabbrica solare. Oggi però è difficile ottenerne abbastanza solo dalla dieta. Frutta e verdura, spesso raccolte premature e impoverite, perdono rapidamente questo nutriente. Secondo, la vitamina D3. Non è una semplice vitamina, è un vero ormone solare. Regola più di 200 geni, influenza immunità, infiammazione, umore, ossa e molto altro. Il problema non è prenderla, ma prenderne abbastanza da raggiungere livelli ematici ottimali. La nostra alimentazione ne fornisce pochissima: pesce, grasso, tuorli, fegato, motivo per cui il sole è sempre stato la fonte principale, fino ad oggi. Terzo, il magnesio. È il cofattore essenziale. Serve almeno in 8 passaggi enzimatici per attivare la vitamina D. Senza magnesio adeguato, tanta D3 che assumi resta nel sangue senza fare il suo lavoro. Si trova soprattutto in legumi, cereali integrali, noci, semi,
ma i suoli impoveriti e l'alimentazione raffinata hanno reso la carenza diffusissima in Italia. Quarto, la vitamina K2 nella forma MK7. Dirige il calcio verso le ossa e non nelle arterie. Si trova soprattutto in cibi fermentati e prodotti animali di animali allevati al pascolo, ma nella dieta moderna è quasi scomparsa. Questi 4 elementi formano un sistema. Quando li supporti sia con l'alimentazione consapevole che con integrazione di qualità, il risultato è molto più potente. Bene, ora passiamo alla parte più pratica. Come usare il sole in modo intelligente. La finestra biologica. La produzione di vitamina D avviene solo grazie ai raggi UVB. In Italia, in estate, questi raggi sono più forti e biologicamente utili tra le 10 e le 14. Esatto, proprio le ore che ci hanno sempre detto di evitare. Però la strategia vincente è questa. 10-20 minuti di esposizione consapevole. Braccia, gambe, addome scoperti, senza filtro totale durante quella finestra. Poi per il resto della giornata proteggi normalmente secondo il tuo fototipo. Una pelle chiara produce vitamina D più velocemente, ma è a rischio di eritema e bruciature maggiore, mentre invece una pelle scura ha bisogno di più tempo. Da ottobre a marzo, specialmente al nord, la finestra UVB si chiude quasi completamente. In questi mesi l'integrazione non è più un optional, diventa semplicemente compensazione fisiologica. Gli strumenti. Prima di tutto, un disclaimer importante. Tutto quello che dico in questo video ha scopo esclusivamente informativo e divulgativo. Non è una diagnosi e non è una prescrizione medica. Consulta sempre il tuo medico o un professionista sanitario di ampie vedute prima di iniziare qualsiasi integrazione. Detto questo, ecco gli operatori che ho selezionato nel tempo per questo ambito specifico. Per chi vuole un sistema completo e di qualità, un ottimo punto di riferimento è Quantum S. Hanno una selezione curata di integratori di alto livello, D3 più K2 combinati, magnesio citrato ad alta biodisponibilità, vitamina C nella forma liposomiale, cioè meglio assorbibile, e altri prodotti pensati per chi vuole lavorare seriamente sulla resilienza. Per chi vuole lavorare sul sistema D3, K2 e magnesio con una base scientifica solida, il riferimento invece che segnalo è Life Extension Europe. Lavorano con oltre 500 formulazioni documentate su letteratura peer-reviewed. Offrono combinazioni di D3 con K2 nella forma MK7 e magnesio bisglicinato, cioè la forma con la migliore biodisponibilità documentata. Per chi invece preferisce un approccio fitoterapico italiano, Aliveda lavora su formulazioni che combinano estratti botanici e nutrienti con coerenza. Per chi vuole partire dalle erbe e dalle materie prime controllate direttamente, c'è Erbecedario. È un laboratorio artigianale di Verona con tracciabilità diretta sulla materia prima. Infine, invece, per chi vuole approfondire in modo autonomo prima di qualsiasi altra scelta, Macrolibrarsi è la piattaforma italiana di riferimento per libri, ebook e videocorsi su benessere naturale e nutracetica. Se volete capire il meccanismo biologico prima di agire, iniziate da lì. Potrete trovare analisi più profonde e aggiornamenti continui tramite i link in descrizione verso il mio blog e sul canale Shop Telegram, dove ho organizzato le referenze per categoria per facilitare la navigazione. Una nota finale. La qualità degli integratori varia enormemente.
forma chimica, biodisponibilità, eccipienti, purezza delle materie prime. Sono variabili che determinano l'efficacia reale. Scegliere operatori trasparenti non è un dettaglio. È la differenza tra investire in salute e sprecare denaro. Conclusioni. Siamo una specie nata per vivere in connessione con il Sole. In pochi decenni abbiamo creato un mondo che ci ha disconnessi profondamente. La sovranità biologica non significa ribellarsi a tutto. Significa smettere di subire passivamente un ambiente che non è più fatto per noi. Non devi cambiare tutto domani. Basta iniziare a fare scelte più consapevoli. Come prendi il sole, cosa mangi, quali nutrienti dai al tuo corpo e quanta attenzione riservi ai segnali del tuo organismo. Il tuo corpo è incredibilmente resiliente. Devi solo dargli gli strumenti giusti e tornerà a funzionare come dovrebbe. Ho citato più volte il magnesio in questo video come cofattore essenziale della vitamina D. Ma il magnesio merita un'analisi separata e approfondita, perché il suo ruolo nella biologia umana va molto oltre l'attivazione della vitamina D. A breve pubblicherò un video dedicato, il cui titolo provvisorio è Magnesio, l'anello mancante della resistenza biologica. Se non vuoi perderti quell'analisi, iscriviti al canale e attiva la campanella. Sarà il completamento naturale di quello che hai sentito oggi. Grazie per avermi seguito e ci vediamo presto. E ricorda bene, il sole è ancora tuo, riprenditelo. Vuoi scoprire di più? Visita il blog per approfondimenti esclusivi e dai un'occhiata allo shop Telegram con prodotti e servizi dedicati. Iscriviti al canale, lascia un like, condividi il video e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie per averci seguito. Passione, innovazione e crescita insieme.